Il progetto in Alitalia risale a circa una decina di anni fa e risale a quando io ero diventato il capo dei canali diretti di Alitalia, avevo la responsabilità di call center, sito di Alitalia e le agenzie proprietarie di Alitalia. Con Daniele ho fatto un percorso di circa 2 anni su una progettualità molto importante relativa al call center, in cui avevamo due obiettivi molto ambiziosi. Numero uno era quello di migliorare in modo drastico la customer experience di coloro che chiamavano il call center Alitalia. Un call center piuttosto significativo perché parlavamo di 1000 persone che servivano i clienti dell'Italia worldwide. Il secondo obiettivo era quello di incrementare in modo significativo le vendite, perché io, essendo il capo dei canali diretti, avevo questo obiettivo di fare una moltiplicazione importante delle revenues che arrivavano dai 3 canali che ho accennato prima, e il canale sicuramente di call center era un drive molto importante per accrescere le vendite. Con Daniele, come dicevo, avevamo questi due obiettivi. Quindi il primo obiettivo è stato quello di capire come migliorare i tempi di risposta e la qualità delle risposte. E questo ha richiesto tutto un lavoro sia di dimensionamento efficace dei vari team e di qualificazione anche delle risorse nelle risposte che davano ai clienti dall'Italia. Questo ha permesso, per dare giusto un numero, ha permesso di portare, ad esempio, un indicatore molto importante, che era quello ovviamente dei tempi di risposta, dal 68% a un valore prossimo al 90% di tutte le chiamate a cui veniva data risposta entro i 20 secondi. Per quanto riguarda invece le vendite, questo è stato un lavoro molto molto certosino, molto dettato da tantissime iniziative che abbiamo lanciato insieme. Per dire, ad esempio, ancora si pensi a 10 anni fa, abbiamo lanciato il tema della chat per migliorare le vendite. Quindi cosa succedeva? Che, ad esempio, ma ripeto, è una delle tantissime iniziative lanciate, quando un utente dell'Italia si fermava nell'acquisto di un biglietto sul sito, partiva dopo poco, perché magari vedevamo che c'era un problema o rimaneva una latenza, non andava avanti nel processo di vendita, partiva subito una chat chiedendo all'utente se voleva concludere la telefonata tramite call center. Ora, oltre a questo, c'erano ovviamente tutte le iniziative di valorizzazione delle vendite per gli operatori, quindi incentivazione, formazione, e tutto questo ha portato a un incremento delle vendite di circa il 40% in 2 anni. Diciamo che alla fine del percorso, quindi stiamo parlando, per dare delle date precise, il progetto è partito nel 2005, poi siamo arrivati al 2007. Nel 2007 mi ha chiamato Gartner e hanno fatto un benchmark per quanto riguarda i due parametri che indicavo prima, efficacia nelle vendite e customer service, e eravamo risultati in alto a destra nel quadrante Gartner come diciamo parametri appunto di efficacia e servizio al cliente. Certamente lo raccomando, ma soprattutto lo posso dire con trasparenza, perché io dal progetto che ho menzionato prima nell'Italia, che è accaduto ancora più di 10 anni fa, come accennavo, ho continuato a lavorare con lui praticamente in tutte le esperienze che ho fatto successivamente nel mondo dei financial services. È una persona, Daniele, che considero un guru assoluto nell'ambito delle customer operation, e che, al di là dei progetti che facciamo insieme, comunque costantemente consulto quando ho temi non solo di operation, ma anche di efficientamento e di strutture organizzative. Da questo punto di vista, Daniele veramente offre sempre un grande contributo.